Carissimi amici, inizia il nostro viaggio in Sicilia. È la nostra prima volta, quindi faremo un giro completo, visitando ovviamente anche posti considerati molto turistici, con attenuante che soltanto il mese di aprile, quindi di turisti non dovrebbero essercene tanti. Cercheremo di scoprire perché da quasi 3.000 anni tutti cercano di conquistare quest'isola. Quindi andiamo alla scoperta di quello che un tempo era considerato il centro del mondo. Diciamo un ciao ciao all'Italia? Ciao ciao Italia! Noi vogliamo dire qualcosa ma continuano a parlare dagli altoparlanti. E benvenuti in questa nuova avventura. Finalmente stiamo andando verso Sicilia. Sono anni che lo stiamo aspettando, ma non abbiamo mai trovato abbastanza tempo da poterla girare tutta, e magari come adesso fuori stagione, perché adesso è mese di aprile, in modo da poterla visitare e soprattutto raccontare con un po' più di calma. Cioè non è che adesso c'è molta calma, Sì, visto che sta siamo arrivando prima di Pasqua, sì. Ma perché andare in Sicilia? Che domanda stupida! A parte queste osservazioni acute, sono più di 2500 anni che i popoli cercano di conquistare Sicilia. Ora non facciamo elenco perché si arriverebbe, diciamo, alla fine del video, ma nominiamo soltanto i normanni, che tanti pensano che arrivano dalla Normandia, ma lì hanno soltanto creato una base d'appoggio, arrivano da molto più lontano, eppure sono venuti anche loro. Chi siamo noi per non venire? E come non venire per storia, arte, cultura, cibo, gente? Ci hanno detto che la gente è spettacolare e siamo venuti qua a documentarlo per voi. Oh raga, passato velocissimo, non ho fatto in tempo neanche a star male, per fortuna, perché ho dimenticato le pastiglie. Wow, che buche! E subito dopo traghetto ci fermiamo per la nostra prima tappa sicula per prendere un caffè. Sono le 4:30. A few moments later. Madonna, qui non si passa più. Si sta strisciando con le gomme. Ok, questi qua si sono fermati. Si dice non andare su autostrada, vai a vedere paesini, e noi siamo venuti a vedere i paesini e abbiamo qualche problemino. E qui passeremo la notte. Beh, insomma, non mi sembra niente male. Ma vi devo dire una cosa, ancora non ho messo il piede nella terra o sulla terra sicula. Ah, che bella sensazione! Oh, Fa caldo. Il vento è caldo, è incredibile. Dopo Roma è veramente incredibile. Oh, lì c'è un peschereccio. Mi piacerebbe proprio fare una battuta di pesca. Ma quanto è bello qua! Ci eravamo fermati a Mili Marina e poi abbiamo visto che vicino c'era Nizza. Vuoi mettere non andare a dormire a Nizza? Stragentili, si stanno prestando per il video, sono arrivati soltanto adesso cerchiamo di capire cosa pescano qua. Oh, vi faccio vedere, questo qua è velenoso, se vi punge andate in ospedale. E alla fine, appena siamo arrivati, abbiamo incontrato Kevin e Davide. Oh, Kevin e Davide usano questi vermi coreani per pescare, a me sembrano alieni quasi. E guardate cosa hanno preso! Ma c'è una cosa di questa giornata che non vi abbiamo fatto vedere, cioè come abbiamo pagato il traghetto, perché è una delle cose più contrastanti che si sentono, soprattutto se pagarlo con Telepass oppure no. Venendo qua abbiamo pure chiesto i consigli e Mauri Group ci ha detto no, non andate con Telepass, e noi non gli abbiamo dato retta ovviamente, ma per una ragione sola, volevamo provare, volevamo farvelo vedere anche voi. Quindi segue un minutino di come abbiamo pagato il traghetto. Perfetto, siamo arrivati a Villa San Giovanni e prendiamo il passaggio Telepass, speriamo che ci vada bene. Ci hanno consigliato a tutti di non prendere il Telepass, però noi volevamo fare anche questa esperienza e raccontarvela. Ora vediamo com'è. Vediamo se... Sono un po' in apprensione, devo dire la verità, però cosa devo fare? Deve ritirare il biglietto da qualche parte. Ok, ha fatto pip, recupero informazioni. Abbiamo il biglietto! Adesso speriamo che si apra anche la sbarra, sia aperta. Sinceramente pensavo che una volta che hai preso il biglietto che sei già nei imbarchi, invece no, dopo siamo usciti da lì abbiamo solo preso il biglietto e stiamo facendo un po' le strade del paese, adesso finalmente siamo arrivati al porto. E alla fine non è andata bene. Ci ha sbagliato il biglietto, ci ha dato biglietto per la macchina, adesso dobbiamo andare all'ufficio e sistemare questa cosa qua, quindi non so se vi conviene prendere il biglietto direttamente nella macchinetta.
E dopo cena andremo a vedere se hanno preso qualcosa. Ma che serata! Cos'è? Sembra proprio un serpente, non un pesce. Sembra un serpente. No, ma questo c'ha i denti, questo è il pesce. Oddio, eccolo. Vai via adesso, vai. The next morning. Buongiornissimo, noi andiamo in direzione Taormina e mi sono appena accorto di aver visto Etna per la prima volta. Ci siamo trovati l'Etna davanti, è una cosa incredibile. Non è che non ce l'aspettavamo, però è un spettacolo, ragazzi, un'emozione infinita. Tra l'altro sta anche fumando. Abbiamo lasciato camper a Giardini Naxos, ora andiamo a prendere pullman per Taormina. Keeping hope as higher as I can, moving on, embracing destiny, carry on. Io ucciderei per questi vasi qua. Oh, veramente sono spettacolo. Benvenuti a Taormina, noi si comincia con il caffè davanti a Porta Messina. Madonna, ma quanto gelato c'è! Allora, cosa potevamo fare se non prendere immediatamente una brioche con il gelato? Però qui non è solo il pranzo è la merenda per noi tutti e due, però meno male che c'è il caffè a buttare tutto giù. Ora lo proviamo. Buono, dovevamo chiedere istruzioni per uso. Visto che non ci hanno detto niente, io provo così. Ma sai che ci sta? Taormina non è a caso la nostra prima meta. Quasi 3000 anni fa qui arrivavano greci, arabi, normanni e dicono che Taormina è Sicilia racchiusa in un'unica città. Ma io ora voglio provare un'altra cosa. È sempre una brioche. Forse è per questo che scrittori, poeti, artisti di ogni genere vengono qua ormai da centinaia di anni a passare le vacanze, ma non solo quelle estive, anzi. Taormina si trova tra Messina e Catania e una volta per entrare in città c'erano due porte, Porta Messina e Porta Catania. Noi entriamo dalla Porta Messina, che è una porta medievale che ci porta all'interno della città. E 100 metri dopo Porta Messina ci troviamo subito davanti al Palazzo Corvaia. Questo palazzo è uno dei simboli di Taormina. Ora non voglio stressarvi con i stili diversi, ma qui si capisce quanto è complessa l'architettura in Sicilia, o meglio dire, quanto è ricca la sua storia. Una cosa è leggere, un'altra cosa è trovarsi davanti a questo palazzo, perché veramente ci sono tanti stili. Noi quello che abbiamo capito è che la parte sotto è la parte araba, parte sopra gotico catalana. Questo ingresso qua con questo arco acuto è medievale, sopra si trova un stemma, uno sfregio, non si capisce bene cos'è. Però quello che a noi è piaciuto di più è questa differenza tra la pietra grezza da quella parte e pietra bianca da questa parte qua. Possiamo portarcela a casa? Il taglio ricorda quello del viale alberato di Champs-Élysées, ma molto molto più bello. E questa è un'altra location dove mi piacerebbe avere ufficio. Sì, proprio di là. Devo dire una cosa, per me è pericoloso venire in questi posti qua con queste ceramiche, perché io comprerei tutto. Questo teatro ha una storia millenaria, è stato costruito dai greci nel III secolo a.C., quindi ha più di 2000 anni. Ma al di là di questo, è uno spettacolo. La platea è completamente incavata nella roccia, per l'epoca un'opera sicuramente importantissima. Poi nei secoli successivi i romani hanno modificato il teatro, aggiungendo le colonne, le statue e anche delle ingegnose coperture per proteggere i spettatori dal sole. Una cosa immagino come l'hanno fatto al Colosseo. Le nicchie quasi certamente ospitavano le statue. Purtroppo durante il Medioevo il teatro ha subito danni importantissimi. Tante colonne sono state portate via per costruire e abbellire i palazzi di Taormina, una usanza piuttosto comune in quell'epoca. Si dice che soprattutto di notte, nei periodi tranquilli, alcuni visitatori abbiano sentito delle voci, come se il teatro conservasse le voci degli attori e spettatori dell'epoca. Non so solo come fanno a entrare di notte. C'è chi ha commozione cerebrale e chi ha commozione culturale. E che dire, alla fine l'attrice principale di questo teatro è sicuramente l'Etna, anche se nascosta
nel proprio fumo. Sapete cosa si trova dall'altra parte del teatro? Questa vista qua. Che spettacolo! E qui all'interno del teatro avete un altro incredibile belvedere. Ovviamente si vede Taormina, Etna, si vede da ovunque. E da qua si vedono bene anche i giardini Naxos. E i giardini Naxos, lì dove abbiamo lasciato il camper, ha preso il nome dalla prima colonia greca fondata qui in Sicilia circa 800 anni prima del Cristo. E se non vieni ipnotizzato dalle vetrine di tantissimi colori, rischi di vedere anche delle cose veramente incredibili. A parte il famosissimo teatro greco a Taormina, trovate anche questo teatro più piccolo, si chiama Odeon, è un teatro romano ed è 500 anni più giovane del suo fratello più grande. È stato creato con i grossi mattoni d'argilla saldati con la calce. E una parte di ex teatro ospita questa chiesa. E per differenza del teatro greco, questo qua è gratuito. Chissà, forse è per questo che è vuoto. Siamo arrivati alle Naumachie, è una lunga facciata di mattoni rossi di epoca romana. È lunga 122 metri e alta 5 metri. Ci sono 18 archi come questo e in mezzo a quelli ci sono dei piccoli rettangoli. È piena di dettagli. Infatti non si sa bene cos'era questo posto. Alcuni dicono che era il ginnasio dove appunto facevano gli esercizi. Questo pezzo qua lo voleva raccontare, ma in quanto lei è andata al ginnasio. In realtà era un liceo, solo che da noi si chiama ginnasio. Questo è il famoso vicolo stretto di Taormina, decisamente molto più stretto di quello che abbiamo visto a Praga. E stiamo arrivando al famoso belvedere di Taormina, belvedere in piazza 9 aprile se non sbaglio. Sì, giusto. Ma c'è anche il carretto siciliano. Non posso nemmeno immaginare quante ore di lavoro ci vogliono. E qui abbiamo pure un carretto piemontese, ma cosa c'è scritto? Un sogno da piccolo, da grande realizzato, questo 500 finalmente opitato. Di solito è la mia mamma che è appassionata di questi detti poetici, però qui ci sta proprio. La 500 che abbiamo visto, come questa Vespa qua, fa parte della collezione Dolce Gabbana. Ma quanto è bella la primavera a Taormina! Ma questo non è mica l'unico belvedere di Taormina. Un altro belvedere da quale ammirare è Taormina, ma soprattutto Isola Bella e belvedere Pirandello. Isola Bella è questa qua, collegata con questa piccolissima striscia di sabbia. E quando la marea lo consente si può arrivare a piedi. A soli 100 metri da Belvedere Pirandello trovate questa costruzione particolare. Si tratta di una necropoli romana. E pensa che noi abbiamo trovato su internet che è una costruzione bizantina. E ora attraversiamo la porta di mezzo con torre dell'orologio. Siamo arrivati al Duomo, andiamo a fare una preghierina che le batterie durano fino alla fine perché ho portato power bank scarico. E come ultima tappa Villa Comunale. Che posto è questo? Non lo so, è stranissimo, è stato costruito da una signora inglese che ha sposato un ricco taorminese, adesso andiamo a esplorarlo. Ma che roba è questa? La signora che ho nominato prima amava birdwatching, quindi ha deciso di costruirsi queste casette per ammirare gli uccelli. Per farlo ha utilizzato tutti i tipi di materiali, pietre, sassi, pietra lavica, mattoni, quindi ognuna è diversa dall'altra. Li chiamano le folie vittoriane perché sono un po' strane, ma li chiamano anche gli alveari, ecco, quello non c'è molto chiaro. E anche qua nei giardini c'è un bel belvedere e devo dire che è uno dei miei preferiti. E là sotto c'è la stazione ferroviaria dove arrivò Don Vito Corleone. La villa comunale l'abbiamo lasciata per finire la nostra visita a Taormina e non ci siamo pentiti. Questo posto assomiglia un po' al villaggio che Maria Antonietta si è fatta costruire a Versailles, ma questo è più bello perché è più imperfetto, questo sembra uscito dalle favole.
Però vi devo dire la verità, sarà la stanchezza, ma in un momento mi sono perso, non sapevo più ma veramente dove mi trovavo, in che paese mi trovo, perché questo posto è proprio senza tempo e senza un luogo. E credeteci, questo posto da solo merita visita a Taormina. E ci stanno lavorando, lo stanno sistemando ancora. E ancora non avete visto una delle postazioni più belle. Questo attorno non sono i ponteggi, è la struttura dei balconi. Che sistema geniale! Purtroppo stava cominciando a piovere e noi dobbiamo salvaguardare la nostra attrezzatura, quindi ahimè dobbiamo scappare. Non so se ho già detto che non abbiamo mai visto niente del genere. Stamattina arrivando dal pullman abbiamo visto un bel po' di paesaggi e abbiamo detto per noi basta già questo, anche se dovessimo tornare a casa oggi siamo contenti. Dopo aver visto Taormina per intero non troviamo aggettivi per descriverla. Confermo tutto. Keeping hope as higher as I can, moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past. Ci aspettavamo veramente di tutto tranne che 15 km prima del parcheggio già trovare tutte queste colate laviche, ma sicuramente questo è niente rispetto a quello che troveremo su, però per noi è emozionante. Ma hai presente quanto costa questo all'Apilo da noi? Into tomorrow's bright and shiny day. Ci siamo vestiti come Masha e Orso, lasciamo qua Charlie e cerchiamo di andare sull'Etna. E questa sarà la nostra finestra stanotte. Volevamo prendere la cabinovia e dopo anche un'altra cosa, ma vediamo che la cabinovia è ferma da circa mezz'oretta. Speriamo che riparte. Salve! Non possiamo farvi salire con la funivia perché Ok. la chiude per ragioni di sicurezza. La linea è ferma per il vento, però comunque ci sono i bus che portano anche fino al punto, fino al rifugio dove arriva la funivia. E sono venuto un po' a curiosare con che cosa andiamo. È un Iveco 4x4, troppo forte. Sarebbe bello fare un camper con questo. Questa sbarra qua dice tutto sulle inclinazioni. Ho mangiato un po' di polvere, però mi hanno detto che su ci sono gli Unimog. Da qua il vento non si vede, ma immagino che c'è se è fermo. Lo so che sto approfittando della gentilezza del personale, ma questa è la parte per la manutenzione. E la funivia la prendiamo la prossima volta. È arrivato il nostro turno. Comunque mi dispiace che non andiamo con la funivia perché la vista da su sicuramente sarebbe stata più figa. Oh, ma l'inclinazione è pazzesca. Però non sai se è più bello paesaggio e più divertente quando fa queste curve a gomito con una inclinazione di 45 gradi. Madonna che vento! Credo, sì. Troppo vento! Ce l'hai il cappellino? Sì, arrivo. Eccoci, pronti. Cappellino omaggio! E ora cambiamo il mezzo. Allora, nonostante io soffra mal di macchina, non era per niente male, devo dire. Cioè, con tutte le curve e salite che ha fatto, si sta bene. Anche il mio? Sì. Se volano via i biglietti, non scendiamo più. Da che parte vuoi stare? Pensavo di salire con un, però c'è un'altra volta Iveco Eurocargo, vedo da qua, ma siamo veramente contenti perché Iveco sale che una meraviglia e sta fumando su, sta fumando, il paesaggio è una figata pazzesca. È vero. Veramente. Io sono la vostra guida, mi chiamo Marco, ci Piacere. troviamo a 2850 metri d'altezza. Andremo a vedere uno dei crateri dell'eruzione del 2002. Si parte, vento permettendo, perché qua proprio non si avanza. Tanto vento? No, oggi no, vento c'è sempre, oggi è forte. Inclinazione? E questa qua? Vento è veramente gelido. Non è la salita, è il vento. C'è una roba pazzesca. Ho visto di peggio sulle Dolomiti. In piena estate qui vengono Con l'infradito. costume pareo infradito. Sì. Mi sembra che anche a altezza incomincia a sentirsi nel respiro. Si sente di più rispetto alle altre montagne. Meno vegetazione ad alto fusto, È vero. alberi, meno ossigeno in quota. Questa è la neve che si scioglie, al contrario, è uno dei fenomeni quando i crateri sono in attività. Diciamo. Volando i lapilli è una cosa pazzesca quanto fanno male, sono piccolissimi microni, cioè li abbiamo preso in faccia, sugli occhiali, aria! dappertutto. Ho appena preso la pila in testa.
era forte in quel momento il vento. Siamo intorno ai 100-110 km/h. Allora, non sarà un bello spettacolo sul video, ma il vento mi ha svuotato il naso. È stata un'esperienza veramente unica, incredibile. Sì, l'emozione che si prova una volta saliti su davanti al cratere è indescrivibile, la senti dentro di te e te la porti via con te, non è che riesci a descriverla proprio così davanti alla telecamera, e quello è il bello del viaggio. Poi c'è gente veramente vestita in qualsiasi modo. Ora siamo a 2600 metri, ma ora siamo arrivati a 3027 e l'avevo calibrato prima di partire. Scesi? Scesi. Ma anche qua attaccato al parcheggio c'è un cratere, quindi non è che bisogna per forza salire su. Andiamo a fare un giro attorno. E anche se siamo appena a 2000 metri di altezza, il vento continua a tirare, ma proprio... Abbiamo visto che sulla sommità di questo cratere ci sono tantissime di queste sculture, chiamiamole così, perché quello che sono create dalla natura. Ma tu chi sei? Sembra una rana? E giù, c'è Catania. Qua si potrebbe stare per settimane intere. Tutti quanti buttano le pietre sul mucchio. Robe da turisti. Questo cratere è spettacolare. Questa parete qua è incredibile. Così non l'abbiamo ancora visto. E con questa colata a bomba la linea torna al camper. Noi adesso ci chiudiamo nel camper, accendiamo il riscaldamento perché fa freddissimo e non usciamo più. Concordo pienamente. Buonanotte. Ma prima di buonanotte si mangia. Ora, noi non è che tifiamo che tutti dovrebbero viaggiare in camper, ma alla fine ci sono soltanto camperisti a godersi questa bellissima serata sull'Etna. Il seguente giorno. Ma quanto è silenzioso questo posto al mattino finché non arriva altra gente? E noi ora partiamo. Più che partiamo, scendiamo da 2000 metri a livello del mare per visitare Catania. Lasciamo qua Charlie e andiamo verso il centro di Catania. Come prima cosa siamo arrivati al mercato di pesce di Catania, ma qua il pesce non è che lo potete solo comprare, lo potete mangiare direttamente da questi banchetti. E ora entriamo nel vivo del mercato di pesce. Guarda qua. Le cozze nere, le vongole veraci, vongole lupini. Queste sono teline. Da noi o lupini o le veraci, ma queste piccoline non le ho mai viste. Queste la maggior parte sono nel catanese. Non le esportate, le tenete qua. Oh, questo qua è pesce spada, ma guarda che filetti. Gamberi 12 euro. Si chiamano mascoline locali fresche di giornata, si vede che sono proprio qua catanesi. Noi le farebbero fritte con un po' di paprika dolce. Insalata di polpo già pronta. Come si fa a decidere cosa prendere? Aringa fumicata, mica bisogna andare in Islanda, anche se sinceramente io in Islanda ci andrei. E anch'io, sì. Tra le sarde e quelle mascoline che abbiamo visto lì. Ma questo cos'è? Questo è il bianchetto, alici piccoli, Oddio! Ma ordini nuti. Ma proprio piccoli. È una La frittata? Questo si fa o crudo con limone, Sì, o o col polpettini, pesto. formaggio. Anche la pasta. Alici piccoli, Alici piccole. Non è che siamo unici a non saperlo. Banane, Ah, fritto. Cioè dura questi giorni, tutti ci parlano in inglese. Buongiorno. Gira e guarda i prezzi, guarda i prezzi. Che pesce è? Lupo, no quello della montagna. Non so, ho capito. Questo signore il dottore è bimbi piccoli. Mi dice dagli a mangiare il lupo, anche quando c'è la Ah, sì? 3 mesi. Questo è meglio del melluzzo, è ancora più fine del melluzzo come pesce. ma le seppie sono proprio belle, soprattutto buone, ma scherzi a parte, sembrano uscite dall'acqua in questo momento. Wow, che bei filetti di tonno. Queste Allora, questo scorfano. E È quello? come cipolla. cipolla. A me sembrano uguali. Dai ragazzi, dai! Forza, venite, gustate! Queste qua devono essere le lumachine, sì. Come? Ma scusate, questo cos'è? Salicornia o asparago di mare. Infatti sembrava asparago.
Piazza Duomo è centro indiscusso della Catania, il suo luogo più affascinante, circondata dai palazzi storici, dal Duomo, e soprattutto in essa trovate il simbolo della città, Uliotru, l'elefante di Catania, sormontato da un obelisco egizio. È simbolo di buona fortuna, di buon auspicio, e i catanesi lo amano alla follia, perché dicesi, questo piccolo elefantino protegge città dai terremoti e soprattutto dal vulcano. In piazza si trova anche la cattedrale di Sant'Agata, ovvero Duomo di Catania. È stato purtroppo più volte distrutto dai vari terremoti e eruzioni vulcaniche, ma alla fine con la ricostruzione è uscito un vero capolavoro di barocco catanese, e qua dentro ci sono anche le spoglie di Sant'Agata, santa protettrice della città. Vicino a Piazza Duomo si trovano dei vicoli strepitosi, coloratissimi. E il pesce lo potete mangiare ad ogni angolo. Ma noi non abbiamo ancora bevuto caffè. Oggi un caffè veloce con un piccolo cornettino prima del pranzo, ma soltanto per raccontarvi una cosa. Nel Duomo non abbiamo ripreso più di tanto perché c'era la messa in corso e non ci è sembrato il caso. Volevamo raccontarvi come Sant'Agata è diventata protettrice della città di Catania. Sant'Agata, alcuni di voi lo sanno, è stata mutilata. Notte dopo mutilazione apparve San Pietro, le guarì miracolosamente le ferite. Il dittatore dell'epoca, non chiedetemi il nome, deciso di bruciarla viva sul rogo. Nel momento che è acceso il fuoco, l'Etna cominciò eruzione, così la mettono in prigione, lei poverina morì lì. L'anno dopo la sua morte l'Etna ha cominciato a erutare, i catanesi hanno preso il velo di Sant'Agata, hanno cominciato a camminare verso la lava e il vulcano miracolosamente si fermò. Da allora Sant'Agata è un simbolo della forza e purtroppo anche della ingiustizia. Subito sotto il Duomo si trovano delle terme achilleane, il cuore della Catania antica. Seguiteci! Queste antiche terme sono venute alla luce dopo il terremoto del 1693, l'hanno scoperte per caso, una città antica sotto la città moderna. E qua sopra c'è l'ingresso della cattedrale. Recentemente è stato individuato questo canale ad esse, che una volta serviva per convogliare l'acqua e distribuirla per i servizi delle terme. Questa è la sala centrale delle terme, probabilmente una volta era il frigidarium. Questi 4 pilastri quadrangolari ci fanno capire con la loro imponente architettura quanto era importante questo posto all'epoca. Queste terme qua non dovrebbero essere viste soltanto come delle rovine, ma un vero e proprio percorso architettonico dei romani catanesi. A meno da 100 metri da Piazza Duomo si trova Piazza dell'Università. Anche questa piazza è bellissima, è caratterizzata dai 4 candelabri che rappresentano 4 leggende catanesi. Cioè, insomma, la piazza si presenta da sola. A partire dalla Piazza dell'Università parte la via Etnea. E prosegue in direzione Etna, chissà perché. E se c'è qualcuno che ancora non ha capito, via Etnea, Etna. E ora, ultima cosa prima di andare a mangiare. Nessuna via come via dei Crociferi rappresenta il barocco catanese. Qua in meno di 200 metri trovate più chiese che bar e ristoranti, che per una città come Catania è un vero record. Devo dire la verità, io sono molto schizzinoso per quanto riguarda mangiare, soprattutto per scegliere i posti, ma qui a Catania mangerei ovunque. Ciao! Cartoccio senza le spine. No, posto così, grazie. E come sempre della serie, i 2 sciroccati. Ma guarda cosa ci dice il tavolo. Ormai sono ore come ci ha passati prima volta, c'è sempre la coda. Grazie mille. Abbiamo preso pescato senza lische, alici, gamberetti e polpo in questo momento. Questo sì che è cibo. Visto che si tratta di street food, lo finiamo lungo la strada, perché ora dobbiamo partire. È morbidissimo, non è unto, non è gomoso, non è troppo salato, è tutto perfetto. Devi provare questo. E dopo aver provato questo street food, non è strano che è stato tra i primi 50 miglior street food d'Italia nell'anno scorso. Stiamo arrivando a un posticino a dir poco meraviglioso. Niente male come ufficio d'oggi. Assolutamente no. Che posto spettacolare.
Praticamente siamo scappati da Catania, io avevo una riunione, dovevo partire al più presto possibile, quindi ho messo l'indirizzo sul navigatore senza guardare dove ci mandava e ovviamente, come capita di solito, ci ha mandato attraverso il centro storico. Dio mio, se eravamo di 1 centimetro più larghi non passava, però alla fine siamo arrivati qua in questo posto, non lo so, io sono senza parole, poi magari ve lo fa vedere. Tra poco andremo a vedere il faro, si chiama Faro Santa Croce e si trova nella contrada Santa Elena, siamo nel comune di Augusta. Sono scesa ma le onde cominciano a diventare sempre più alte, quindi è meglio che torno su. Mi ho bagnato completamente, scarpe comprese. Adesso andiamo a vedere il faro. In questo momento il faro è in ristrutturazione. E perché mai il faro si chiama Santa Croce se non ci sono le croci in giro? Tornando da Gerusalemme, leggenda nara, madre dell'imperatore Costantino, Santa Elena trovò qua davanti a queste coste una grossa tempesta, riuscì a trovare rifugio in una delle insenature e per ringraziare il Signore erege qua una croce. Il colore è assurdo. Dopo la frenesia di Catania, Charlie sta meditando con suono di queste bellissime onde. Carissimi amici, vi ringraziamo di essere rimasti fino alla fine. Visto che il video sta diventando un po' troppo lungo, vi diamo appuntamento probabilmente tra 2 settimane dalla Val di Noto. Ciao! E lasciateci un like.